Aggiornamento di calciomercato Inter, questa volta non parliamo di novità, di notizie perché ormai la notizia è già uscita da tempo. Oggi in questo approfondimento parliamo di Piotr Zielinski, come capita spesso ormai ci ritroviamo in casa Inter a commentare un promesso sposo a parametro zero, uno di quei colpi su cui l'Inter si sta specializzando nelle ultime sessioni di mercato, un nome importante, un profilo di rilievo, di grande spessore, che conosce già molto bene la Serie A e abbiamo deciso però di presentarlo ancora più in profondità, ancora meglio ai tifosi interisti con l'occhio esperto di uno specialista di Casa Napoli, Alessandro Montano di Radio Punto Nuovo. Alessandro, ben ritrovato su Passione Inter, è sempre un piacere. Sempre grazie per il vostro invito. Beh, occhio esperto su Zielinski, mi onori, mettiamola così. Mi onori. Beh, Alessandro, partiamo da qua. Zielinski è un nome che ormai a Napoli avete avuto modo di osservare da tanti anni, vi siete goduti per tanti anni un signor calciatore, ecco. Beh, sì, poi lui è arrivato con le stigmate dell'erede di Hamsik, quindi già anche questo basta per caricarlo di tensione positiva, chiaramente anche tensione emotiva. Dispiace per come va via, però è molto raro vedere qualcuno che ha rappresentato tantissimo per la storia recente del Napoli andare via con i fiori nella gestione De Laurentiis. Penso forse soltanto a Lorenzo Insigne, anche se anche lui ha avuto i suoi problemi, i suoi grattacapi, però Zielinski è tristemente l'ultimo di una lunga schiera e credo che non sarà neanche l'ultimo, perché poi quest'estate vivremo l'addio di Osimhen, chissà quando vivremo l'addio anche di Kvaratskhelia e degli altri, però Zielinski è un brutto colpo e lo si sta notando anche già in questa seconda parte di stagione. Ecco, la notizia chiaramente immagino a Napoli non sia stata presa benissimo, sta avendo dei risvolti anche su quelle che sono poi le prestazioni in campo, evidentemente. Comunque diciamo che il fatto che magari non stia rendendo come in passato, unito al discorso mercato, stia accendendo ulteriormente la discussione attorno al centrocampista. Beh sì, poi c'è da dire che neanche Zielinski si è aiutato da solo, perché poi le prestazioni di questo gennaio, febbraio e anche marzo sono state veramente sottotono. Certo incide tanto il fatto che comunque un senatore di questa squadra, uno dei candidati anche a raccogliere la fascia di capitano prima di Giovanni Lorenzo, sia sostanzialmente stato fatto fuori così facilmente dalla lista Champions per una ripicca. Fosse arrivato Calzona, questa è una notizia che posso dare con assoluta serenità, fosse arrivato Calzona già prima dello stirare la lista degli ottavi, probabilmente Zielinski non sarebbe mai andato fuori. Però il fatto di aver trovato delle gestioni tecniche che hanno assecondato anche troppo il volere un po' lunatico di Aurelio De Laurentiis, alla fine ha pesato molto anche sul carattere di un ragazzo che lo conoscerete anche a Milano, è uno estremamente riservato, è un privato, è uno che è un po' come il suo mentore Marek Hamsik, vive al di fuori della grande folla di Napoli, vive più in provincia, molto a ridosso del centro sportivo del Napoli a Castelvolturno, che è una zona non esattamente di grido, cioè non è una zona molto frequentata, è una zona di mare, è una zona di lidi, di spiagge, ma soprattutto è la zona dove c'è in questo momento il centro sportivo, quindi è uno che ha scelto la comodità e anche la propria comfort zone. L'abbiamo visto anche quest'estate durante i colloqui con l'Arabia Saudita, nonostante un grande contratto all'orizzonte. Mi verrebbe a dire, l'abbiamo visto anche 2 anni fa quando sembrava promesso sposo del West Ham, poi è rimasto e ha vinto lo scudetto da grande professionista, perché poi quello che rimane è la grande annata dove sostanzialmente Zielinski ha fatto partite da top player. Penso al 4-1 contro il Liverpool, penso anche quest'anno al 3-2 contro il Real Madrid in casa, dove degli 11 schierati dal Napoli Zielinski era l'unico che sarebbe spogliato a giocare con gli altri, perché poi anche Kvaratskhelia e Osimhen fecero molta difficoltà contro il Real Madrid. Zielinski fu magistrale in quella gara, forse l'ultima assennata del ciclo Garcia, ed è un grande peccato, perché poi Zielinski è un po' come l'aria, lo avverti quando manca sostanzialmente, e noi in questo periodo stiamo avvertendo la mancanza di un centrocampista che Traoré sta surrogando in maniera discreta, però Piotr Zielinski Prime è un'altra cosa. Ecco, ti chiedo allora, classe 94, quindi compie 30 anni quest'anno, a che punto della sua carriera arriva all'Inter secondo te? C'è, lato Inter ti dico
molti tifosi interisti, tra cui io, sono esaltato, comunque sono molto contento, ecco, di questo tipo di rinforzo che l'Inter si va ad assicurare, considerando soprattutto che andrà in tandem con Mkhitaryan. Credo che l'Inter abbia allestito una gran bella coppia per la mezzala sinistra. Alcuni però hanno il dubbio di un giocatore che non ha compiuto un salto di qualità come magari ci si aspettava all'inizio. Ti chiedo se sei d'accordo, che evoluzione ha avuto magari a livello di carriera e di sua personalità anche dentro questo Napoli? Esuliamo quest'anno, facciamo finta che quest'anno non è mai successo, facciamo finta che l'Inter prende Zielinski dopo l'anno dello scudetto, prende uno dei primi 3 centrocampisti della Serie A, uno dei primi 10 al mondo, perché Zielinski, torno a dire, magari ruba poco l'occhio al di fuori di qualche sterzata, al di fuori degli assist, al di fuori dell'ultimo tocco, però è un calciatore fondamentale, un calciatore che ha grande gamba, ha grande fisico. E quando Sarri lo pungolava, per me può diventare come De Bruyne, certo un po' esagerava perché poi Maurizio Sarri è Maurizio Sarri, però non era così distante dalla realtà. Lui è un calciatore che può fare qualsiasi ruolo diciamo dal centrocampo in su, perché poi ha fatto anche l'ala. All'Inter secondo me arriva in un momento perfetto della sua carriera, dove ha tolto dalle proprie spalle un po' di pressioni, perché dopo quest'anno molti si chiederanno come riapproccerà, però anche con tante incognite. Secondo me una si risponde, ma possiamo già rispondere facilmente, cioè l'ambiente di Milano, che secondo me è perfetto per lui, che torno a dire è un privato, è un tranquillo, è un sereno. L'ambiente di Milano è un ambiente che se ti vai a mangiare una pizza con la tua famiglia non ti trovi 20 tifosi che vogliono fare una foto, è un ambiente molto più tranquillo, è un ambiente che magari gli darà pressioni minori a patto che però lui risponda presente, perché poi tutti sappiamo che San Siro perdona poco, abbiamo visto Gagliardini giocare 2 anni sotto i fischi da quelle parti, quindi anche lì Zielinski, che è comunque un privato, è un tranquillo, ma a suo modo è anche un emotivo, dovrà gestire questo. Secondo me questa è l'unica grande incognita del suo arrivo, perché poi ammettendo che ci sarà ancora Inzaghi l'anno prossimo, ma non dubito ci sia ancora Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. Per il momento i segnali sono questi di una permanenza, sì. Lui è perfetto per quel modo di giocare lì, in transizione, in folata, è uno che davvero può cucire benissimo e può tranquillamente fare il titolare in questa Inter. Poi, ripeto, come approccerà è una grande incognita, perché dopo un anno in cui abbiamo scoperto, tra virgolette, un lato emotivo di Zielinski, che escluso dalla lista Champions ha sostanzialmente smesso di giocare a calcio da queste parti, quella è una bella incognita. Se ti dicessi di individuare un vero e proprio punto di forza principale di Zielinski, me ne sai individuare uno per definirlo? Il fatto che lui utilizzi il piede debole come noi possiamo utilizzare le mani quando abbiamo il pallone, cioè un calciatore che destro-sinistro onestamente non fa molta differenza. Poi ha grande fisico, ha grande gamba, è uno che negli ultimi 20-30 metri può generarti qualsiasi cosa, che sia un assist, che sia un passaggio chiave, e poi per un assist decisivo addirittura il tiro. Lui è una cosa che ha un po' perso, ce l'aveva molto di più, soprattutto durante la gestione, il primo anno di Spalletti, poi tantissimo anche negli anni di Sarri, che a un certo punto un po' andava lì a sbocciare da fuori, no? Quindi da fuori area la risolveva. Tra le altre cose, lui credo abbia fatto la prima grandissima partita con la maglia del Napoli proprio in un Napoli-Inter 3-0, c'era Pioli in panchina, Sì, era dicembre ce lo del ricordiamo. 2016, ecco. Quella Ce lo credo sia stata ricordiamo. una delle partite migliori di Zielinski, che contro l'Inter si è sempre mostrato molto ispirato, quindi chissà che Sì. magari una volta che indossa quei colori si ispira definitivamente 38 partite su 38. E l'Inter chiaramente se lo augura. Andando in conclusione, anzi, ma tu ce lo vedi a fare subito il titolare nell'Inter, quindi? In questo... Se risponde bene sì, tranquillamente, se risponde bene sì, perché ha troppe cose che lo completano, cioè fisicamente non gli manca nulla, è quasi 1,80 m e c'ha una forza delle gambe importante, c'ha corsa, c'ha soprattutto il fatto di essere ambidestro che dicevo prima. Quello che secondo me ha bisogno, e però l'ambiente Marotta, anche Simone Inzaghi, l'ambiente Inter, che è un ambiente vincente rispetto a Napoli,
può darglielo è una presenza mentale diversa, perché lui ogni tanto si assenta dalla partita, anche nei momenti più felici. Non è un caso che il Napoli abbia iniziato a fare un po' di difficoltà l'anno scorso, quando lui ha iniziato ad assentarsi un pochettino all'inizio gennaio e un po' poi durante il mese in cui sostanzialmente eravamo già con lo scudetto a fare i caroselli a marzo, aprile, quindi lì un po' tutti hanno staccato la spina, erano già convinti di vincere la Champions contro il Milan, lasciamo stare. Però se lui riesce a fare quel passettino mentale e a 30 anni, un ambiente vincente come quello della Milano Nerazzurra, può fare tranquillamente il titolare. L'ultima domanda allora, Alessandro, esco solo per un attimo, ecco, dal discorso Zielinski, perché si sta parlando tanto di mercato in casa Inter, si sta parlando anche di una caccia agli attaccanti e in particolar modo di un Inter che cerca attaccanti che conoscono la Serie A. C'erano state delle voci a gennaio, un'ipotesi Simeone che poi non si è mai realmente concretizzata ed era oggettivamente molto difficile e mai realmente battuta fino in fondo dall'Inter. Ci sono delle voci che ritornano anche su Raspadori, che era stato anche un vecchio pallino dell'Inter prima che arrivasse al Napoli in particolar modo. Visto che Raspadori è un nome che anche accende comunque i tifosi, ti chiedo qual è in realtà la situazione con il Napoli, che cosa si dice? Ce l'abbiamo un'ora, perché basterebbe, non basta. Se andiamo corti se andiamo in un'ora, no? Scherzi a parte, la situazione è molto semplice. Attendiamo poi se qualcuno ha il coraggio di smentirci in sede Napoli, SSC. Lì molto semplicemente la gente che è Tinti, il ragazzo, con tutto il suo entourage, hanno fatto un discorso molto chiaro alla società e a quella che sarà la nuova direzione sportiva del calcio Napoli. Il ragazzo è arrivato per fare il titolare e siccome è il numero 10 della nazionale, siccome probabilmente sarà anche l'attaccante titolare all'Europeo, bisogna iniziare a trattare Raspadori così anche al Napoli. Qualcuno mi potrà obiettare sul il fatto che quest'anno non ha risposto presente al posto di Osimhen, ma quest'anno ci sarebbe potuto essere anche il miglior Lewandowski a Napoli. Quando una squadra non gioca a calcio è difficile fare l'attaccante, è veramente difficile fare l'attaccante, soprattutto con le caratteristiche di Raspadori, che è arrivato a Napoli in un momento molto particolare. Mi prendo davvero qualche minuto per contestualizzare, sì. Perché il Napoli perde Mertens, prova a prendere Dybala dice no, va alla Roma e allora il Napoli prende Raspadori. Poi Spalletti indovina il 4-3-3, esplode Zielinski come mezzala dopo aver fatto benino da trequartista il primo anno di Spalletti, ed ecco che Raspadori si trova a dover dividere un posto per 3, con Osimhen che intanto fa quasi 30 gol stagionali e Simeone che come entra fa uno starnuto e segna. Quindi questo rappresenta anche un po' l'equivoco attorno a Raspadori. Ora il Napoli saluterà Osimhen, bisogna capire chi sarà il nuovo allenatore e chi sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli. Verranno fatti dei discorsi. Su Raspadori c'è anche la Juventus, con Giuntoli che lo cerca e il suo pallino lo ha voluto fortemente al Napoli. Quello che farà la differenza è il volere di De Laurentiis, come sempre, da queste parti, perché De Laurentiis l'ha pagato 30-35 milioni di euro e difficilmente lo lascerà partire per cifre inferiori, soprattutto lo lascerà partire soltanto quando questo ragazzo gli esploderà tra le mani. Non è un caso che quando è arrivato Garcia, scelta estremamente presidenziale, Garcia metteva Raspadori quasi anche come portiere, lo faceva giocare ovunque. Quindi speriamo che il Napoli costruisca una bella squadra, che magari possa puntare su un attaccante medio di livello con delle prospettive e magari Raspadori al posto di Osimhen. Difficile per me invece che resti Simeone, però questi poi sono discorsi ancora molto più lunghi, sono anche forse un po' prematuri. Chiarissimo. Alessandro, come al solito ti ringrazio per i contenuti che ci porti. Alessandro Montano, Radio Punto Nuovo, grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito, un abbraccio. Vi ricordo ovviamente come sempre di lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale, vi aspettiamo anche su passioneinter.club, la nostra community con interisti da tutto il mondo. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.